Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo uno splendido viaggio introspettivo a base di post-metal da una band celebre dell'underground nostrano. Un viaggio in un luogo sconosciuto che però è soprattutto un viaggio dell'animo. Volendo usare una frase sola, è questa la descrizione perfetta per Emisferi degli Eva Kant. In effetti, il concept su cui si regge l'album riguarda proprio il tragitto da un polo all'altro, su un pianeta del tutto acquatico e in parte congelato, in cui ghiacci polari e oceano equatoriale si alternano. Tuttavia, la band di Bologna non sembra intendere il tutto in maniera fantascientifica, quanto introspettiva e poetica. Lo si sente bene nei testi, come da tradizione del gruppo, tutti in italiano, che in maniera molto raffinata, a tratti quasi cantautorale, nel miglior senso del termine, spaziano dal viaggio alla filosofia, passando per citazioni colte e tantissime allegorie. Anche il mezzo per portare avanti questo concept, però, è altrettanto ammirevole e interessante. Chi conosce gli Eva Kant sa che questa piccola celebrità dell'underground metal italiano ha più volte cambiato direzione musicale. Dagli inizi più estremi a tinte melodiette si sono evoluti nel tempo in un progressive metal declinato anche in senso gothico. Da questo punto di vista, Emisferi, uscito lo scorso 20 settembre grazie a My Kingdom Music, rappresenta un'altra svolta. Al suo interno i bolognesi non rinunciano al progressive, inteso però in senso più atmosferico che per controtempi, diffusi ma non troppo, o tecnicismi quasi assenti. Neppure il gothic è del tutto assente, seppur sia limitato giusto a qualche melodia sparsa. Il focus stilistico principale degli Eva Kant si è spostato invece sul post-metal. Influenzato da nomi come The Ocean Collective e Agalloch, Emisferi ne rilegge la lezione a modo suo, con un piglio più melodico e post-rock, ma a volte anche notevoli appesantimenti. Mai troppo estremi, guardano al black metal più melodico e atmosferico, e il gruppo li inserisce con naturalezza e senza spigoli nella propria musica. Cosa che succede anche con le altre varie componenti del loro suono. Una parte del merito di ciò è del fatto che Emisferi a livello musicale sia votato in buona parte all'atmosfera e ogni elemento remi proprio in quella direzione. Ma per riuscirci, gli Eva Kant hanno dovuto mettere molta cura anche in tutti gli altri dettagli del proprio suono. Cambi di dinamiche, riff, comparto vocale, ricerca dei suoni, tutto è stato studiato con grande consapevolezza e bravura per incidere al meglio. Come anche i testi, di cui abbiamo parlato all'inizio. Il risultato è un album che non annoia mai, neppure a dispetto dei suoi quasi 70 minuti. Certo, una durata così lunga rende il tutto un filo dispersivo ogni tanto, ma è un difetto da poco, che non inficia granché un'opera per il resto splendida, piena di brani che raggiungono lo zenith in fatto di qualità, come per esempio La Volta. È un meraviglioso inno al cielo notturno e alla sua utilità nel viaggio, di una ricercatezza che non gli impedisce di essere anche molto catturante a livello melodico. Oppure si può citare Distanze assenti, semiballata poetica di una malinconia calda, accogliente, che colpisce con forza anche a dispetto della quasi assenza di elementi metal, a favore di un post-rock progressivo molto efficace. Nel senso opposto si pone invece La Forca. Tra brass beat, influssi black più concentrati e un ritmo più veloce, riesce a sprigionare un'intensità emotiva unica, altissima. Il bello di Emisferi non si limita però solo a questi picchi. Per esempio possiamo citare Genoma, trasognata anche nei momenti in cui Simone Lanzoni growla. Fa eccezione il tratto centrale di influsso black, la cui oscurità però poi si apre in maniera liberatoria. O ancora, Oracoli possiede una melodia post davvero deliziosa, mentre Agartha sommersa si rivela quasi avanguardistica nei tanti panorami attraversati nei suoi 7 minuti. Una menzione a parte poi la merita la sezione Mari Boreali, tutta strumentale nel suo puro post-metal rock, con un'essenza profonda che ricorda gli Agalloch in una forma più calda e aperta. Un esperimento coraggioso da parte dei bolognesi, ma che funziona benissimo. In generale, Emisferi è un album senza un vero difetto, che nella sua ora e 10 di durata ha tonnellate di sostanza e rarissimi momenti morti. Si tratta di un vero capolavoro del post-metal, in particolare nella scena italiana, che non ha mai dato troppa attenzione al genere. Poi ovvio, per chiunque cerchi musica anche solo un minimo diretta, non così puntata sulle atmosfere, questo sarà un disco indigesto.
Lo stesso vale per chi non vuole impegnarsi in decine di ascolti e preferisce metal più accessibili. Se però, al contrario, ami anche quello profondo e difficile, allora fiondati sugli Eva Kant senza pensarci due volte. Voto di Heavy Metal Heaven 93 su 100. Un'altra settimana alla fine. Ti abbiamo attirato verso questo viaggio in musica? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere il like e a condividere. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni pochi giorni. Infine puoi seguirci su Facebook, Instagram e Twitter. Al solito trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!